Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questi portachiavi. Sono portachiavi fatti da questi mini cupcake. Vedremo come fare il piccolo cupcake o pasticcino e vedremo anche come fare questo mini cuore. È un progetto velocissimo e simpatico da realizzare. Io ne ho fatto un portachiavi, ma potremmo farne un segnalibro oppure potremmo utilizzarli per decorare la tavola, insomma lì poi sta alla nostra fantasia. Mi avete chiesto un progetto per San Valentino e io ho pensato a questo. È un'ottima idea regalo, è velocissima da realizzare, ma ovviamente potrebbe essere utilizzato per tutto il resto dell'anno. Questi piccoli cupcake sono stati fatti con il cablè numero 5 e l'uncinetto da 2 mm. Oggi nel tutorial, per farvi vedere meglio i punti, utilizzerò un cotone più grosso e un uncinetto da 4 mm. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in diversi colori, ago da lana, ago e filo per cucire, una forbice, un uncinetto da 2 mm, un po' di ovatta, delle perline, un portachiavi e una coppia di pinze. Cominciamo dal pirottino e quindi dal colore marroncino e cominciamo con un anello magico. Filo intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto, estraiamo il filo e facciamo una catenella. Così. E nel primo giro realizziamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatti i 6 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro. Così. Nel secondo giro lavoriamo una catenella e partendo dal punto in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo lavoreremo 6 aumenti, quindi in ogni punto lavoriamo 2 punti. E termineremo il giro con 12 punti. Lavorati i 6 aumenti, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro. Nel terzo giro lavoriamo una catenella e la ripetizione che ripeteremo per tutto il giro è un punto, un aumento, 2 punti nello stesso punto. E continuiamo così, un punto, un aumento per tutto il giro che terminerà con 18 punti. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. Nel quarto giro lavoriamo una catenella e lavoreremo un punto in ogni punto prendendo solo la mezza catenella dietro. Così, quindi in costa. E lavoreremo 18 punti. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, 2 punti bassi, un punto in ogni punto e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E continuiamo così, 2 punti, un aumento per tutto il giro che terminerà con 24 punti. E nel sesto e ultimo giro lavoriamo una catenella e un punto in ogni punto, quindi 24 punti. Come sempre chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto lavorato del giro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E il nostro pirottino è già pronto. Per la glassa, come abbiamo fatto per il pirottino, in un cerchio magico nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi, ma in questo caso sarà una lavorazione a spirale, quindi vi consiglio di mettere o un filetto o un segnapunti per marcare l'inizio del giro. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. Nel terzo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E continuiamo così, un punto, un aumento per tutto il giro che terminerà con 18 punti. Nel quarto giro lavoriamo questi 18 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni.
Nel quinto giro la ripetizione che ripetiamo è 2 punti, un punto in ogni punto e un aumento. E continuiamo così, 2 punti, un aumento per tutto il giro che terminerà con 24 punti. E nel sesto giro lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto. Termineremo il giro con 24 punti. Lavorati i primi 6 giri della glassa, lasciamo da parte questo lavoro e ci dedichiamo ai cuoricini. Per il mini cuore in un anello magico lavoriamo una catenella, 2 mezzi punti alti e per questo facciamo una volta filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo e chiudo tutto insieme e ne lavoriamo 2, così, 2 punti bassi, un mezzo punto alto, quindi filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo e chiudo tutto insieme, 2 punti bassi, 1, 2, 2 mezzi punti alti, 1, 2, una catenella e un punto bassissimo nel cerchio, quindi entro, porto fuori e porto fuori direttamente e tagliamo il filo. Estraiamo l'uncinetto, tiriamo il filo del cerchio e prima di chiudere completamente il filo del cerchio portiamo il filo di fine lavoro dietro così e chiudiamo bene il cerchio. E il cuoricino è già pronto. Potete farne 2 o 3 quanti volete. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, il pirottino, la glassa e i cuori, vediamo come montare il tutto. La prima cosa che facciamo è posizionare i cuori sulla glassa, quindi li mettiamo dove li vogliamo, sulla glassa così, e o con un ago o con l'uncinetto porteremo i 2 fili che abbiamo di inizio e di fine lavoro sul retro. Quindi, per esempio, con l'uncinetto entriamo da dentro e usciamo in un punto e portiamo fuori un filo, così. Poi usciamo dal punto di fianco e portiamo fuori anche l'altro filo, così. Controlliamo ovviamente che il cuore sia messo nella posizione che volevamo e da dietro facciamo un bel nodo. In questa maniera posizioniamo i cuori senza doverli cucire, in maniera molto comoda e veloce. E la stessa cosa facciamo con l'altro cuoricino. Una volta posizionati i cuori, prendiamo il pirottino e lo mettiamo di fronte, quindi appaiando rovescio con rovescio, così. E partendo dal primo punto facciamo 2 catenelle e un punto bassissimo prendendo tutto il punto della glassa e solo la mezza catenella verso di noi del pirottino, quindi lasciando la mezza catenella dietro libera. E lavoriamo un punto bassissimo, così, 2 catenelle e ancora nel prossimo punto prendo tutto il punto della glassa e solo la mezza catenella verso di noi del pirottino e lavoriamo un punto bassissimo e ripetiamo per tutto il giro, 2 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto prendendo tutto il punto davanti e solo la mezza catenella verso di noi del punto dietro. Prima di chiudere del tutto il lavoro riempiamo con l'ovatta. In questo caso non riempiamo troppo, altrimenti diventa una pallina e non riusciamo più a far appoggiare in piano il cupcake. Una volta riempito continuiamo con il giro. Una volta terminato il giro e chiuso il cupcake, tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago da lana ed ora quello che vogliamo fare è, prendendo qualche punto, un punto ogni 3-4, fare tutto il giro del pasticcino
ed arricciarlo un po' in maniera da dargli una forma più definita. E per fare questo andiamo sotto qui e prendiamo un punto, quindi così, prendendo proprio un punto, poi saltiamo 3-4 punti più avanti, così, e prendiamo per esempio questo punto, andiamo un po' più avanti, qui dobbiamo tirare ma non troppo, però un po' sì, così, prendiamo quest'altro punto, torniamo dentro e così per tutto il giro, tirando un po'. E vedete che dopo questo giro la forma del pasticcino è più definita, ma non si vede che abbiamo tirato, che abbiamo arricciato. Ora qui sotto, senza farlo troppo notare, facciamo un nodino e perdiamo il filo. E il mini cupcake è già pronto. Ora non ci resta che decorarlo come preferiamo, con le perline o con il filo. Per inserire le perline avremo bisogno di un filo o da cucito o di un filo sottile, in ogni caso. Io di solito quello che faccio è o con il cablé o in questo caso col filo che sto utilizzando o utilizzando un filo da ricamo, prendere uno dei capi del filo che normalmente si può sfilare e utilizzo questi fili per mettere le perline. In questa maniera ho lo stesso identico colore della glassa. E come abbiamo visto tante volte, per fare questo entriamo in uno dei fori dei punti, usciamo dove vogliamo e lasciamo una codina di filo. Con questa codina poi faremo il nodino per nascondere i fili. Infiliamo una perlina e rientriamo e usciamo dove vogliamo mettere la prossima e in questo modo riempiamo di perline tutto il cupcake. In questo caso le perline simulano gli zuccherini, ma potrebbero essere per esempio dei bastoncini di zucchero, utilizzando sempre delle perline a bastoncino. E una volta raggiunto il risultato desiderato, facciamo uscire il filo dallo stesso foro in cui avevamo lasciato la codina, facciamo un nodino e nascondiamo. E il nostro cupcake è pronto. Io li trovo dolcissimi e tenerissimi. Questo è quello che abbiamo fatto insieme con il cotone grosso e l'uncinetto da 4 mm, questo è quello fatto con il cablé, quindi questa è la differenza di dimensioni. Quindi vedete che a seconda del materiale che utilizziamo possiamo ottenere risultati molto diversi. Sono tutti e due bellissimi, magari questo va bene appunto per un portachiavi o per un segnalibro o comunque come mini. Questo sarebbe bellissimo anche da attaccare allo specchietto della macchina o da lasciare in macchina appunto o anche in camera. Per fare il portachiavi basta avere un anello portachiavi e un pezzo di catena. Queste catene le vendono al metro, le troviamo un po' dappertutto, sia nei negozi di ferramenta che nei negozi di hobbistica, che anche ovviamente su internet. Con l'aiuto di 2 pinze basta prenderne un pezzettino, aprendo gli anelli, e possiamo creare una cosa di questo tipo. Quindi un anello con 2 pezzi di catena o anche solo 1 o 3, quanti volete. Una volta che abbiamo fatto questo, inseriamo i cupcake. Per aprire gli anelli di queste piccole catene vi consiglio di avere 2 pinze, con una tenete l'anello e con l'altra aprite, così. Ed ora prendiamo il cupcake e, scegliendo il punto in cui lo vogliamo inserire, passiamo tra 2 maglie.
Quindi così mettiamo la maglia della catena passando attraverso una maglia del lavoro. Teniamo con una pinza l'anello e con l'altra lo chiudiamo. Così. E se volete essere sicuri che l'anello non si tolga, giriamo la chiusura dell'anello della catena, questa, per dentro. In questa maniera apriremo gli anellini della catena anche per fare queste congiunzioni. E il nostro nuovo dolcissimo portachiavi è già pronto. A me piacciono un sacco, sono dolcissimi, tenerissimi, e poi è un progetto molto veloce da fare, quindi ottimo anche per fare regalini. L'ho pensato come progetto per San Valentino perché mi avete chiesto dei progetti per San Valentino, però ovviamente può essere utilizzato per ogni momento dell'anno. Secondo me sarebbe molto simpatico anche farne tanti e metterli dentro per esempio una scatolina a forma di cuore o dei veri pirottini di carta e metterli magari su un piatto a tavola. Insomma, non vedo l'ora di vedere le foto dei vostri mini cupcake per vedere cosa vi dice la vostra fantasia nei colori, nella struttura, eccetera. Io vi ringrazio un sacco di aver visto anche questo tutorial. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!